Buongiorno a tutti, ben ritrovati, è martedì 1 agosto, quindi siamo anche arrivati oltre quel mese di luglio pieno, densissimo di operazioni di mercato che insomma Obbligo di Riscatto ha raccontato giorno dopo giorno, ma come abbiamo detto ieri non abbiamo ancora finito. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Eh sì, perché anche ad agosto probabilmente ci sarà da ballare in tutti i sensi, visto che arriverà a breve anche un giocatore nuovo ufficialmente da Milano per visite e firme, poi dobbiamo fare ancora un bel po' di cesellamento tra entrate e uscite, adesso iniziamo a parlarne di queste piccole grandi operazioni che ci attendono nel mese di agosto, e nel mentre ci attende questa notte barra domani mattina la terza delle amichevoli contro il Barça di vabbè, no, non lo dico, se no ti faccio un fastidio subito così di Bravo, prima puoi dire mattina. di Xavi, puoi dire di Araujo, puoi dire di Di De Lewandowski, Jong. di De Jong, puoi dire di Ter Stegen, questi. Ok, partiamo dai, veloci con Gazzetta dello Sport. L'Inter acchiappa Scamacca, e questa è un po' l'apertura di ieri, più che altro perché è notizia appunto di ieri che l'Inter avrebbe individuato in lui l'attaccante che andrebbe a sostituire i vari Dzeko e Lukaku in partenza, o meglio partiti. Sotto c'è l'intervista a Okafor, tra poco la vediamo. Chissà mai che l'Inter, per una volta tanto nella loro eterna vita da secondi, ci dia una mano. Cioè? Cioè, beh, insomma, il West Ham un sondaggino per Orighi 2 o 3 settimane fa l'aveva fatto per davvero. Vedi mai che se liberano lo spazio tornano a bussare. Sì, potrebbe starci come idea, così come in realtà poi se l'Inter veramente mette i soldi che il West Ham vuole per Scamacca, il West Ham potrebbe, presumo, anche puntare a qualcosina in più rispetto a Divock Origi. Poi se lo fa ovviamente ci fa un Come piacere. qualcosa in più? Cioè, nazionale belga, conosce la Premier. No? Vabbè, ve lo diamo. Vabbè, comunque se si sono innamorati di Divock Origi, che vengono a prenderselo, ti direi. Cioè, è un giocatore comunque che al Milan non ha fatto bene per 1000 motivi, e al Liverpool aveva fatto un pochino meglio in Premier League, magari gli danno un'altra chance in Premier, ci può stare, anche perché il West Ham l'anno scorso, è vero, vince la Conference League, ma in campionato arriva una salvezza logorante verso le ultime giornate, quindi non è che ha fatto un campionato straordinario, perché mi avevano assicurato a me che Lucas Paquetá era diventato un nuovo fenomeno, e invece ha faticato a salvarsi in Per la Premier serie League. non me le lego, No, gli voglio bene a Lucas, io, e gli mando un saluto. pensa a te. Però ecco, la questione Orighi è quella che tiene banco in questi giorni, così come tengono banco le questioni per Messias, le questioni per capire cosa ne sarà del futuro di Salma Kerr, e in tutto ciò ci mettiamo anche dei tutelare, perché è vero che è apparso e pare indubbiamente da video, foto, contenuti social che il Milan pubblica dagli Stati Uniti, pare molto più all'interno del gruppo, un po' più vivace e quant'altro, però è anche vero che se non c'è spazio per un giocatore, quel giocatore non dico che sia destinato a partire, ma è probabile che possa partire, ecco. Ed è il suo caso, come il caso appunto di Salma Kerr, Messias, Orighi stesso, e credo anche ovviamente Caldara, eccetera, eccetera. Guarda, a proposito di Salma Kerr, hai fatto prima il suo nome, c'è un nostro ascoltatore che magari ci sta anche guardando, lo saluto, tanto è un mio omonimo, quindi è facile da ricordare. Ciao Simone, ci fa sapere, visto che ha visto un paio di allenamenti ultimamente del Milan lì in quel di Los Angeles, che proprio su Salma Kerr il mister ha lavorato per come laterale destro, basso, facendolo venire sempre molto in mezzo al campo in fase di ricostruzione, quindi un po' quello che abbiamo iniziato a intravedere con anche lo stesso Calabria e Florenzi, ma ha fatto la Salma Kerr, quindi
Quindi è potrebbe comunque reinventarsi lì, è potrebbe comunque sul reinventarsi lì mercato, però al netto di un Florenzi che comunque di garanzie, soprattutto fisiche, non ne dà, o comunque te ne dà poche, in un Milan che davanti è un Milan diverso da quello in cui Selmacher era il titolare, perché è indubbio il fatto che hai comprato 4-5 giocatori offensivi, 3-4, insomma quanti sono, di un livello molto superiore rispetto a Salmacher, mi riferisco sia a Okafor che a Pulisic che Ciukwueze naturalmente, quindi là davanti lo spazio è finito, come mezzala forse fisicamente gli manca qualcosina, perché se il Milan mette Loftus-Cheek in quella posizione credo che difficilmente possa mettere anche uno come Salmacher, cioè l'alfa e l'omega, e invece come terzino dovesse apprendere in fretta diciamo questioni più prettamente difensive, magari potrebbe diventarlo, perché comunque la corsa ce l'ha, il passo ce l'ha, sì, sì. il muoversi tanto ce l'ha. È ovvio, devi imparare a difendere perché sei un difensore, non sei un esterno. Però magari in futuro può diventare quello il suo ruolo e può diventare anche un terzino molto interessante, dovesse imparare a difendere. Esattamente, una sorta di movimento a catena, cioè il terzino viene dentro in avanti e spinge Loftus-Cheek in avanti, e come ci scriveva il nostro ascoltatore, invece è Reinders dalla parte opposta che si abbassa a costruire insieme a il Krunic della situazione in questo momento, quindi questo movimento così antiorario sul campo con Loftus-Cheek che sale, prende il suo posto il terzino e si abbassa Reinders in costruzione, insomma. Vedremo se funzionerà, ma siamo qui per parlare di mercato, quindi andiamo avanti. A proposito di uscite, caro Henry, il Besiktas fa sul serio per Messias, potrebbe arrivare ben oltre la primissima offerta da 1 milione, che era un po' come quando fa il Milan le offerte un po' esplorativa, insomma, per capire se c'era la volontà di vendere. C'è la volontà di vendere. Il brasiliano porterà in casa 5 milioni. Fosse così, credo che insomma il Ma è inteso solo Malpensa, di cartellino o tra cartellino e risparmio sull'ingaggio? penso di cartellino. Cosa dobbiamo risparmiare all'ingaggio, Henry? Non Prende lo so. poco più di 1 milione, Messias. No, no, ma infatti, ma è un Eh, giocatore che vale anche forse un pochino di più rispetto a queste cifre. È ovvio che le squadre sanno che devi liberarti di certi giocatori e quindi ti danno il meno possibile. mm. È il gioco del mercato, cioè se il Milan avesse bisogno di comprare, il Milan potrebbe tranquillamente, come dire, scusa, se il Milan avesse bisogno di vendere, come ha bisogno di vendere, certi giocatori vanno via meno, come Orighi che è Mm. rimasto a Milano rispetto alla tournée. È ovvio che tutti sanno che vuoi liberarti di Orighi e quindi non strapperai mai un prezzo interessante. Guarda, invece su De Ketelare mi è arrivata una mezza notiziola sulla Ligan, e evidentemente proviamo a fare 1+1, a questo punto sarà proprio il Marsiglia che ha chiesto informazioni per Charles, eh, per far partire De Ketelare a titolo definitivo non servono almeno 27-28 milioni o giù di lì, forse qualcosina in meno, perché comunque il tempo passa, è passato un altro mese, ma vabbè, non è che siamo qui a fare la conta di quanto si scala mese per mese, però serve una bella cifra, Titolo magari un annetto di definitivo, prestito. ecco, io credo che il titolo definitivo per quest'estate non sia un'opzione per De Ketelare, per un semplice Mm. motivo: è difficile che vengano con 28 milioni, è difficile, e sono 28 precisi, spaccati, perché 5 per 7 fa 35, 35 meno 7 fa 28 e 28 sono, per chi non avesse capito, ogni anno si scalano milioni di ammortamento e rimane un residuo che è quanto costa De Ketelare per i prossimi anni, per intenderci. Per venderlo devi coprire quella spesa lì. Coprendo quella spesa lì, per De Ketelare pagato 35 dopo un anno, ne restano 28. E non credo che sia un'opzione, perché devi trovare la squadra che te ne dà 28 e con tutto il bene che posso volere a Charles, nessuna squadra probabilmente ti dà No, 28 adesso per no. lui quest'anno.
Però il prestito può essere un'idea, perché no? Cioè un prestito di 1 anno per farsi un pochino le ossa, ancor di più, per magari fare quello step intermedio a livello anche di ambiente, di pressioni, che non ha potuto fare e che non ha fatto, perché è passato dall'asilo di casa a San Siro naturalmente, e magari a lui serviva questo step intermedio, non l'ha fatto, magari con 1 anno di prestito potrebbe farlo. Io non escludo anche che possa rimanere a fare il vice Loftus-Cheek in certe occasioni, ecco, perché comunque qualcosina in più tra la fine dell'anno e questo precampionato in quella posizione lì per me l'ha fatta vedere. Non parte titolare, parte con tutte le gerarchie da sovvertire, però chissà, magari potrebbe essere un'idea. Non ci sono aggiornamenti dell'ultimo minuto per gli esterni, quindi è inutile che stiamo qui a parlare ancora una volta degli esterni bassi di destra, di sinistra, eccetera. Quindi insomma rimaniamo con i soliti nomi, ovvero quello degli italiani o del Viva Italia, buoni per sistemare la rosa anche da quel punto di vista, ma siccome non ci sono aggiornamenti è inutile stare qui a friggere su questo argomento. Io friggerei invece, caro Henry, sulla formazione. Mettimela Sì. al volo, la vuoi leggere? Anche perché io sono un po' contro sole, non vedo una mazza. Ma io la leggo, Maignan Florenzi, ciao, perché ricordiamo che Calabria ha subito quel problema contro il Real, Sì, no, contro la Juve, il non mi Barça, ricordo. ma contro la Juve, sì, scusa. La Juve. Il Barça dobbiamo giocare, direttore. Speriamo di no, Ciao, se no una ciao partita finiamo Tomori. più. E Teo, Loftus-Cheek, Krunic e Reinders, Pulisic, Giroud, Leao. Mm. Ormai si resta con quelli. Se vuoi ti leggo anche quella del Barcellona e vi leggo anche quella del Barcellona. In porta c'è Peña, difesa con Dest. Non Capperi. so se ve lo ricordate. Condé, Eric Garcia e Chi non sarà? leggo, mi dispiace. Ah, Marcos Alonso probabilmente. Mm. Che sì, Sergio Eh? Roberto, Rafinha, Fermin e Ansu Fati dietro a Ferran Torres. Ammazza, potevo fare uno screen migliore, mi serve da lezione. Però questa è la formazione con Frank che gioca titolare. Guarderò la partita? No. Se la guarderò piangerò? Sì. Dai, no, guarda la partita, che problema c'hai? Il problema è quello. Così domani mattina sappiamo di cosa parlare. Certo, Se no, perfetto, la io guarderò parlo della tutta e partita le e farò tu vedere piangerai, e non è specchiate. bello. Esatto. Vabbè, questa è la formazione titolare, non si scappa, ormai è più o meno quella che sarà anche la formazione titolare contro il Bologna, al netto di Ciukwese che sta lavorando a Milanello da solo col preparatore atletico, molto spesso con la palla, sì è vero, ma comunque sta lavorando da solo e quindi ancora niente di tattico all'orizzonte per lui. Il Milan, finita l'amichevole, poi torna in Italia, avrà una quindicina di giorni per lavorare con la squadra. Vediamo se saranno sufficienti per farlo partire dall'inizio, penso di no. Penso che comunque partirà Dipende, almeno a io credo Bologna. che comunque lo vedremo tanto, lui lo vedremo tanto, lui è Musa, perché arriva anche Musa, Sì. tra stasera e domani arriva anche Musa e a questo punto cioè, rimane anche lui a Milanello, suppongo, cioè non stava su un viaggio intercontinentale per un giorno e mezzo. Dicevo, li vedremo tanto per me tra Trofeo Berlusconi, l'amichevole del giorno dopo, l'amichevole col Novara, quella contro la squadra tunisina. Lì magari li vedremo un pochino di più loro, nel senso che Pioli dovrà vederli anche in partita per la prima volta e quindi magari lì vedremo un po' più loro, però penso che col Bologna si partirà così. Ormai Pioli sta provando di continuo questa formazione qua. Prima di andare sul gemello di Leao, visto che il buon Davide Giovanzano me l'ha girato in tempo reale, è uscita un'intervista su ESPN in spagnolo di Rafael Leao. Vabbè, tra le altre mille cose, insomma, più di calcio, niente insomma, di nuovo. Viene ribadito molte volte il concetto di leader del gruppo e leader anche
della questione, diciamo così, più tecnica della squadra. La cosa carina che gli viene chiesta, un po' diversa dal solito, perché sennò davvero si parla solo sempre delle stesse cose, Pulisic, Loftus-Cheek, eccetera, insomma niente di esagerato. Gli viene chiesto, visto che è stato in vacanza in Messico, cosa gli è piaciuto di più. Allora, gli è piaciuto di più mangiare tacos, quelli con la carne asada senza troppa salsa piccante. Ha giocato in spiaggia Bravo. davanti al mio albergo e ho provato la tequila. Shot o degustata piano piano, gli viene chiesto. Assolutamente shot. Shot. In realtà non è un Certo. calciatore, e infatti shot. La tequila degustata piano piano, non so che quale persona non sana di mente lo possa fare. In caso mando un saluto a tutti quelli che hanno mai provato a degustarla piano piano, perché hanno la mia stima profonda, perché io non potrei mai farlo. Oggi invece su Gazzetta c'è il suo gemello, ovvero Vai. Okafor. Milan, Io odio lascio perdere, ti ho commentare a voluto da te perché non subito. voglio dire niente su questa intervista. No, però non ti puoi impermalosire perché dice che è il gemello di Leao. Il gemello di Leao dice è una roba importante da dire. A parte che per me il gemello di Leao è più l'altro, però vabbè, sono questioni diverse, cioè quello che gioca a destra. Vediamo. Io sono curioso di vedere l'impiego di Okafor, cioè se sarà realmente un'alternativa a sinistra, cosa che sicuramente può fare, ma se sarà anche realmente un'alternativa a Olivier Giroud, cosa che sarà possibile, ma con caratteristiche completamente diverse. Sì. Se sull'esterno ha delle caratteristiche che sono non quelle di Leao, però un pochino più simili a quelli che dovrà sostituire, un attacco si cambierebbe proprio registro, quasi completamente. Prendendo la partita con la Juve, Okafor probabilmente segna in quel filtrante di Reinders perché ci arriva ed è da solo davanti a Szczęsny, e quindi magari fa gol in quell'occasione lì, ma non segna poi come ha segnato Giroud, cioè di rapina su palla inattiva sulla torre di Ciao, ecco. Sono due giocatori diversi con caratteristiche diverse, ma proprio antitetiche, ti direi. Però sei mutato, direttore, quindi è difficile Assolutamente sì. Beh, parlare insomma, col potrebbe essere microfono una grande spento. idea. Mutato e senza il monitor. Caro Harry, noi invece siamo arrivati in chiusura, ci ritroviamo tra poco con Chiama Milan delle 11, lance, talk, insomma, palinsesto abbastanza completo, non c'è filo rossonero per questa settimana, tornerà Carlo Pellegatti con te venerdì per Pelle Rossonera, quindi il Ma gli classico avete Pelle detto a Rossonera. Carlo che ci sono io prima che Sì, dica ma questo chi è, ma questo cosa fa? gliel'abbiamo detto venerdì scorso in diretta e lui sa cosa ha detto? Ma chi è? No, non ha detto chi è, ha detto il suo più classico degli che sovrintende, Ah, ma chi è questo? Ma perfetto. vabbè. No. Caro Henry, grazie, buona giornata. Grazie a voi, mi raccomando, like, commento, condivisione e iscrizione. Ciao. Ciao a tutti.